Se hai un cane che tira al guinzaglio o un cucciolo a cui vuoi insegnare in modo efficace e corretto la condotta al guinzaglio, ascolta malissimo. Io vi mostrerò i due metodi che utilizzo, che sono quelli più efficaci e che insegnano a non tirare nel pieno rispetto del cane. Io escludo a priori tutti i metodi coercitivi, in cui si punisce o si maltratta il cane. Niente guinzagli a strozzo o cose del genere, anche perché noi innanzitutto vogliamo che il nostro cane sia felice e che non tira il guinzaglio. Parliamo degli errori. Il primo errore che si commette è quello di farsi trascinare in passeggiata e di assecondare il cane quando ci tira per qualsivoglia motivo, che sia che deve fare i bisogni, che vede un altro cane e vuole raggiungerlo, vede un'altra persona e vuole salutarla, vuole tornare a casa. Qualunque sia il motivo, noi non dobbiamo farci trascinare da lui. Secondo errore, cercare di calmarlo parlandogli. Piano, piano, ehi. Piano. Tutte queste cose non servono a nulla e eccitano ancora di più il cane e soprattutto creano un'aspettativa comunicativa, quindi lui pensa che voi vi aspettiate qualcosa da lui e lui dice cosa devo fare, tiro di più. Terzo errore, strattoni e rimproveri. Gli strattoni non servono a nulla e dopo vi spiegherò il perché. Quarto errore, cercare di trascinarlo verso di noi per riportarlo vicino. Quello è un altro errore, non serve a niente. E quando si pianta indietro e non vuole più camminare, che cosa devo fare? Dopo vedremo anche quello. Collare o pettorina. Lo strumento non serve per ottenere il risultato. Che tu usi il collare o la pettorina, la cosa che fa differenza è il metodo che utilizzi. Siccome molti di voi hanno un cane che già tira e magari parecchio, mettendogli un collare rischiate che comunque il cane viva la passeggiata in maniera stressante, anche perché il collo, la giugulare, a livello comunicativo sociale nel cane è una zona sensibile, non perché gli fa molto male, ma perché socialmente prendersi alla giugulare è una delle offese più gravi che può fare un cane a un altro cane o a un essere vivente. Cosa c'è qua? Carotide? Vita? Ci siamo capiti. Se inizio con un cane che non conosce la condotta al guinzaglio, preferisco usare la pettorina, perché la pettorina non dà fastidio al cane e noi non dobbiamo fare male. È tutta una questione di farlo ragionare e poi vedremo come. Se però il vostro cane butta giù il muso continuamente o raccatta schifezze da terra, in quel caso un collare forse sarebbe più appropriato, perché sennò il cane è distratto e ciao, arrivederci. Come potete vedere, con Finn sto usando questa pettorina che è la sua, è una Easy Walk, che ripeto è uno strumento, ci agevola il lavoro perché stortando il cane quando tira scarico un po' del peso dal mio braccio, ma non è che lui automaticamente gli metto sta pettorina e impara ad andare al guinzaglio senza tirare tranquillamente. Devo applicare il metodo e il metodo lo vediamo dopo, proprio nella pratica con lui. La passeggiata inizia dall'uscita di casa, più precisamente dal momento in cui noi ci alziamo e il cane inizia a capire che stiamo andando fuori. Quindi adesso andiamo di là che vi faccio vedere, dai. Un gran casco, un gran turbante. Seduto. Sonor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Per qualche ragione oggi lui è molto tranquillo, però l'idea è di portarlo qui vicino alla porta. Lo abito a stare seduto e io che apro la porta. Ok, se si fionda richiudo. Seduto, lo metto seduto, lo abituo alla porta che si apre, pezzettino, richiudo la porta, ripeto la cosa, meglio un po' più lontanuccio, va bene anche lì. L'importante è che si abitui a questo, vedi? Poi trick. Prende il guinzaglio, glielo mettevamo qua, un guinzaglietto. Se continua a insistere per uscire, lo posso tenere qua col premietto fino a che non esco io e poi andiamo. Parliamo dei metodi.
Il metodo 1 sono i cambi di direzione. Noi utilizziamo cambi di direzione per convincere il cane a seguire noi ed evitare che lui si convinca che tirandoci sia lui a condurre la passeggiata. Invece noi cambiando direzione diventiamo un po' imprevedibili e il cane sarà più spronato a stare attento a dove andiamo e a seguirci di conseguenza. Il problema di utilizzare solamente questo metodo è che il movimento eccita il cane. Quindi se io la passeggiata la vivo sempre in movimento e giro a destra, giro a sinistra, vado avanti e vado indietro, il cane comunque non si fermerà mai per ragionare e quindi questo metodo può lasciare il tempo che trova se non si utilizza un'altra tecnica, che è il secondo metodo che io utilizzo. Io utilizzo questi due metodi mischiati insieme. Il secondo metodo è fermarsi ogni volta che il guinzaglio entra in tensione, in maniera tale che il cane capisca che quando si genera tensione, anziché andare avanti nella passeggiata, ci si ferma, perché ricordate ragazzi che il cane ha un lobo frontale poco sviluppato. Il lobo frontale è responsabile dell'associazione di idee. Il cane non potrà mai fare un ragionamento del tipo: ma se magari non tirassi forse la passeggiata sarebbe più piacevole. Il cane pensa, tiro, si va, funziona così. Quindi sta a noi condurlo a fare i ragionamenti corretti. Come? Coi cambi di direzione e fermandoci ogni volta che il guinzaglio entra in tensione. Questo secondo metodo ha anche la funzione di calmare il cane, perché la staticità, fermarsi, fa sì che il cane si annoi e inizi a ragionare e ad accettare che si può anche stare fermi quando si ha il guinzaglio addosso e che tirare non lo porta a risultati. Quindi lui associerà alla tensione il fatto che noi o ci fermiamo o cambiamo direzione, e di conseguenza quando il guinzaglio sarà morbido sarà lì che noi andremo verso l'odore che lui vuole annusare, l'altro cane che vuole conoscere, eccetera eccetera. Vedete quante volte ripeto l'azione? Vado verso il portone, se mi supera agitato mi fermo, valuto, cambio direzione. Mischiando queste due tecniche quindi possiamo ottenere i risultati migliori nel totale rispetto del cane. Faccio per aprire e vedo come reagisce. Torno indietro, ripeto l'azione. Non lo faccio fiondare fuori dal portone perché assumerebbe una posizione di comando e questo gli genera agitazione e reattività nei confronti degli altri cani. Usiamo sta parola che vi piace tanto. Quando valuto che il suo comportamento è calmo a sufficienza e non sta più tirando perché si è abituato alla ripetizione, a quel punto potrò provare ad uscire. Considerate che una volta usciti dal portone, lui passerà da una situazione 0 stimoli, tranquillità, all'esposizione a 1000 stimoli. Quindi cosa dovrò fare? Fermarmi e aspettare che si calmi. Ricordatevi sempre che quando insegniamo al cane abbiamo a che fare con un essere vivente, quindi i nostri metodi non devono essere applicati in maniera meccanica, tipo faccio un passo, lui mi supera, mi fermo, rifaccio un passo, lui mi supera, mi fermo, faccio un altro passo. Questo non insegna niente. Noi dobbiamo far ragionare il nostro cane, dobbiamo dargli tempo. Quindi ti troverai in certe situazioni, soprattutto nelle situazioni caotiche, in città in particolar modo, in cui il vostro cane sembrerà ingestibile. Se non riesci a risolvere la situazione significa che stai sbagliando qualcosa, ma è normale perché siete voi che state imparando. Il cane imparerà una volta che voi avrete imparato a insegnargli. Dovete voi imparare la tecnica per poi ottenere il risultato col cane. Il cane non sbaglia mai, ragazzi, ricordatevelo. È responsabilità nostra dargli gli input corretti per ottenere quello che vogliamo. Se non si calma, non smette di tirare, fermati di più. Se io mi fermo 40 volte e la 41esima ho fretta e mi faccio tirare, rovino tutto il lavoro fatto in
in precedenza, perché gli sto dando un rinforzo intermittente. Quindi lui non smetterà di provare a tirare, perché sa che a un certo punto io cedo e lui dirà: hai visto che avevo ragione, hai visto che funziona. Invece lui non deve più ottenere tirando, mai, mai più, d'accordo? Se io adesso inizio a camminare spedito e faccio 20 passi, lui prende velocità e poi... Adesso vi ripeto questa cosa: se lui tira per qualsiasi ragione, non deve raggiungere il suo obiettivo, sia che voglia fare la pisciatina sul prato, che voglia annusare, tiro, non deve raggiungere l'obiettivo tirando. Noi dobbiamo fermarci, lasciarlo ragionare per tanto tempo. Dobbiamo avere molta pazienza, soprattutto se il vostro cane è già abituato a tirare da mesi, se non da anni, perché lì dovremmo stravolgere una sua abitudine e ci vorrà... io ci metto 6-7 giorni. Tu ci metterai molto di più, perché devi imparare a insegnare. Se lui tira indietro, tipo in questo caso, che lui sta tirando indietro, io vado, ok? Non mi metto a contrattare con il cane, non mi metto qui a discutere, a dirgli dai andiamo, ok? Quindi quando lui si punta e si blocca così, non devo mettermi a contrattare, non devo cedere a quello che lui vuole fare. Quindi la passeggiata in questo caso deve procedere, non mi devo fermare. A meno che lui non abbia un timore vero e proprio che si blocca, allora lì mi devo fermare e farlo ragionare. Il guinzaglio lo teniamo così, non lo teniamo così, ok? Guinzaglio a 2 mani perché posso controllarlo. Se il cane tira tanto, mi posso mettere il guinzaglio così. In questo modo, quando lui mi supera e mi strattona, io ho più stabilità. Facciamo vedere i cambi di direzione. Vado un po' di qua, vado di qua, mi fermo un attimo, vado di qui, mi fermo e giro, posso andare di qui, poi vado di qui, torno indietro. Bravissimo lui, ottimo, vado di qua. Vado di qua. Se l'obiettivo è arrivare là, non devo andare diritto, non devo fare questo. Ok? Quindi verso di là lui tirerà di più. Ecco, visto, questo non glielo lascio fare. Mi fermo, lui non deve stare davanti a me, quindi appena mi supera la gamba io mi fermo in anticipo, vedi? Tuc. Questo è il massimo consentito. Quando è dietro io posso dargli tutto, così lui capisce che dietro non c'è tensione, c'è spazio, può annusare. Appena mi supera io mi fermo. Lui adesso non sta tirando perché siamo già in giro da un po', però se non faccio questo, vedi, adesso tipo non devo farmi tirare lì. Poi quando non tira puoi andare ad annusare. Se hai già dimenticato, allora andiamo. Se io non ho tempo e inizio a fare questo, ok, questo è il motivo per cui tirano tutti i vostri cani. Non deve succedere. Guinzaglio così, cambi di direzione. Se è troppo agitato, mi fermo e sto qua e aspetto. Non lo guardo, non gli parlo, niente. Deve calmarsi e per calmarsi non devono esserci interazioni. Sto qua col guinzaglio morbido. Non fate questa cosa qua. Faccio il passettino, lui mi supera, faccio così. Faccio il passettino, lui mi supera, faccio così. Faccio questo. Ok, non è un lavoro meccanico. Bisogna farlo ragionare. Capire dai suoi movimenti che cosa sta facendo, cosa sta pensando, cosa posso chiedergli, cosa devo fare. Niente pisciatina lì. Tuk tuk, mi fermo, torno indietro, finta di qua, finta di là, faccio un mega passo e mi fermo. Faccio un mezzo passo e torno indietro. Se lui tira indietro, vi ripeto, non devo cedere allo strattone, visto che io l'ho contrastato leggermente, tanto c'ha una pettorina.
Ovviamente se vado in un luogo più affollato, pieno di distrazioni, lui si agiterà di più. Il lavoro da fare sarà, indovinate un po', fermarsi e cambiare le direzioni. E mi fermo pure sulle strisce. Non sta tirando perché io lo sto gestendo come andrebbe gestito un cane che tira. Anticipo le sue mosse, no? Non lo porto a tirare, non sto al cellulare col guinzaglio così a camminare a pensare ai fatti miei, ok? Quindi non è facile perché quello è un cane bravo. Quindi abbiamo detto che quando il guinzaglio entra in tensione noi non dobbiamo assecondare il nostro cane, quindi non dobbiamo accelerare il passo, dobbiamo o cambiare direzione o fermarci in base al suo stato di attivazione. Se è molto agitato, troppo agitato, io continuo a cambiare direzione e il cane comunque non si calma e non smette di tirare, di superarmi, di fare gli strattoni, lì mi dovrò fermare. Ma quando vedi gli altri cani si agita, ti fermi e non glielo fai raggiungere. Ma quando ti fermi e non glielo fai raggiungere. Ma anche quando deve fare la pipì. Sì, sempre, cioè mai. Quando è dietro, guarda quanto guinzaglio gli lascio. Oh. E appena arriva si blocca così. E niente, buon lavoro e in bocca al lupo.